Volkswagen che pianifica di chiudere 3 fabbriche e di tagliare il 10% degli stipendi dei propri dipendenti. Negli ultimi giorni mi sono imbattuto in alcuni articoli che parlavano proprio di questa cosa. Sicuramente non è niente di positivo e spero che nessuno rimanga mai a casa dal proprio lavoro, ma c'è certa gente che ha usato questo pretesto per spingere l'idea che fosse completamente colpa delle auto elettriche, quando non è proprio così, o almeno non è al 100% così. Il motivo principale per cui Volkswagen sta chiudendo degli stabilimenti, si parla di uno, si parla di 3, ok? Va bene, chiuderà degli stabilimenti è dovuto principalmente al fatto che la produzione massima di questi stabilimenti non è nemmeno vicina alla produzione reale che hanno in questi stabilimenti. Ci sono infatti alcuni stabilimenti dell'azienda che sono incredibilmente sottoutilizzati e non so neanche se sia una parola vera sottoutilizzati, ma avete capito il concetto. Prendiamo per esempio l'impianto di Onnesbroek, dove vengono prodotti diversi modelli di auto, per lo più in realtà auto cabrio, ma non solo, visto che nell'impianto viene prodotto anche il Tiguan e 2 dei più famosi modelli di Porsche, ovvero Porsche Cayman e Porsche Boxster. Bene, questo impianto ha la possibilità di produrre fino a 100.000 veicoli l'anno. Ora vi lascio un secondo per pensare a quanti ne hanno prodotti nell'intero 2023. Avete pensato? Perfetto. Probabilmente avete sbagliato. Infatti si parla di solamente 18.418 veicoli usciti da questa fabbrica nell'intero 2023. Questo significa che dall'intera produzione dell'impianto viene utilizzato solamente il 18,41% in un impianto dove lavorano 2.300 persone. Io non sarò un matematico e non voglio dire, però secondo me è leggermente sottoutilizzato. E cosa più importante, in questo stabilimento non vengono prodotte auto elettriche, nemmeno una singola auto elettrica. E qua già magari una campanella dovrebbe scattare. Ma come vi dicevo all'inizio, non è del tutto vero che non c'entrano per nulla le auto elettriche. Infatti nell'impianto di Dresden, dove vengono prodotte le ID3, che come tutti sappiamo sono 100% elettriche e non ci sono altre versioni, abbiamo una produzione massima di 20.000 unità, quando in realtà nell'intero 2023 la produzione è stata di solamente 6.000 esemplari, che comunque risulta in un 30% di utilizzo della fabbrica rispetto al 18,41% di quella precedente, che produceva solamente veicoli a combustione interna e diversi veicoli, non solamente un tipo. Ma questi sono solamente esempi, ci sono fino a 10 diversi stabilimenti solamente in Germania di Volkswagen e alcuni di questi sono veramente virtuosi, arrivando ad utilizzare fino al 70 o anche l'80% della capacità di produzione di questi impianti, come quello di Zwickau, dove vengono prodotte le Cupra, ma anche altre Audi e Volkswagen, ed alcune di queste sono anche elettriche, o magari anche la fabbrica di Emden, dove viene utilizzato fino al 78% della capacità produttiva, ed in questa fabbrica vengono prodotte le ID4 e le ID7. Non solo, capiamoci, ma vengono prodotte le auto elettriche in una fabbrica che viene praticamente completamente utilizzata. Quindi capiamo che non sono veramente le auto elettriche in sé a dare un problema. Il problema è la spesa che ha Volkswagen per queste fabbriche nel territorio tedesco, perché si stanno trovando in una situazione dove il prezzo per costruire direttamente in Germania è estremamente più alto rispetto alla concorrenza, e non solamente cinese ormai, ed è diventato praticamente insostenibile mantenere dei margini decenti ed essere competitivi. Poi in realtà negli anni l'azienda ha anche tagliato silenziosamente le produzioni di questi veicoli, ha tagliato anche un minimo di personale, come per esempio nella fabbrica di Emden che abbiamo visto prima, che nel 2017 aveva una produzione
produzione di 234.000 unità, quando ad oggi è la produzione massima, ma vengono prodotti 180.000 unità. Cioè, stiamo parlando di un calo di 50.000 unità, non qualcosa da riderci sopra. Un altro fattore che non possiamo dimenticare è sicuramente la Cina. La Germania è stato uno di quei pochi stati che ha deciso di mettersi contro l'idea di mettere dei dazi alle auto elettriche cinesi importate. Questo per il semplice motivo che la Cina è un mercato incredibilmente importante per molti brand europei, e se il governo cinese decise di imporre gli stessi dazi o di più alle auto europee importate in Cina, cosa che in realtà può fare anche con le auto cinesi create in Cina, perché cosa gliene frega, non ha nessuno a cui dar conto Xi Jinping, facendo così anche in modo di creare ancora più supremazia del mercato cinese sia in Cina che all'estero, anche con i dazi, perché ricordiamoci che la Cina è il mercato dell'auto più grande al mondo, molta gente se lo dimentica. Nel caso appunto la Cina decidesse di mettere dei dazi alle auto importate, Volkswagen si ritroverebbe completamente in un macello, in un casino totale. Ma vediamo un attimo con i dati che dà proprio Volkswagen nel suo ultimo report 2023 di tutto l'anno, per capire cosa succederebbe nel caso la Cina entrasse veramente in questa trade war, cosa che non sta ancora facendo. L'ha fatto proprio in minima parte con certi prodotti, ma se volesse veramente farlo distruggerebbe l'economia praticamente di tutto il mondo. Ora, il brand che vende di più nel gruppo Volkswagen è appunto Volkswagen, e non penso che ci siano molte persone stupite qua. E appunto nel report del tutto l'anno 2023 l'azienda dichiara che in percentuale ben il 52,2% di tutti i veicoli prodotti dal brand Volkswagen sono stati venduti in Cina e Asia in generale. Ma questo non vale solamente per il brand Volkswagen, vale per una grande quantità dei brand che il gruppo produce, tranne alcuni brand, sub-brand che sono in vendita praticamente solamente in Europa o pochissima parte in Cina, Sud America, Nord America. Perché possiamo vedere come Skoda vende per il 10% in Asia, mentre Cupra per esempio vende solamente lo 0,8%, quindi praticamente nulla. I veicoli commerciali in Asia praticamente sono inesistenti con il 3,7%, mentre Audi addirittura arriva al 42,5%, quindi un altro brand che verrebbe colpito pesantemente da questi dazi potenziali, ma anche Porsche che arriva fino al 36%, e sono brand che vengono magari colpiti singolarmente, ma facendo parte di questo grosso gruppo. Il gruppo Volkswagen andrebbe a far male a tutto il gruppo e l'azienda si trova in una situazione molto complessa, ed è incredibilmente difficile per l'azienda riuscire ad uscirne senza fare dei tagli. Anzi, è impossibile che l'azienda esca da questa situazione senza fare dei tagli. Volkswagen si sente quasi del tutto controllata dalle sue forze di sindacato, non riuscendosi a muovere in un mercato che sta cambiando molto velocemente, ma anche in un mercato dell'auto che sta scendendo, e non solamente per quanto riguarda le auto elettriche, ma io sto parlando del mercato auto in generale. Anzi, in realtà il mercato dell'auto in Europa è in salita, facendo vedere una risalita nel mercato europeo del 9,8% a settembre rispetto a un declino generale del mercato dell'auto del 6,1%. Quindi sembra proprio che l'auto elettrica venga presa come capro espiatorio per un problema più grosso di fondo che esiste già da un po'. Quando la risposta a qual è il problema di Volkswagen, perché sta chiudendo
queste fabbriche, perché pianifica, perché non è ancora chiuse? La risposta è molto semplice, la risposta è i soldi. Cioè, la risposta praticamente sempre è i soldi, ma vogliamo ignorarla di solito, quindi stavolta ve lo dico. Il problema sono i soldi e un'azienda come Volkswagen, anche sotto l'aiuto incredibile che il governo tedesco gli dà continuamente, si trova in difficoltà perché non può continuare all'infinito a fare debito, visto che si trova già oltre ai 166 miliardi di debito come gruppo. Ragazzi, 166 miliardi e non può continuare a permettersi di pagare dei bonus o dei benefit o dei premi a tutti i suoi dipendenti, che sono 300.000 in tutta la Germania. Quando devi pensare di dare anche solamente 160 euro ogni singolo mese a tutti i tuoi dipendenti, non riesci a sostenere questa cosa quando devi anche dare i dividendi a chi compra le tue azioni. Bisogna che ci sia una ristrutturazione totale, bisogna che l'azienda diventi più veloce nel muoversi senza troppe attaccature, perché altrimenti anche con i dazi sti cinesi arrivano comunque e stanno già arrivando. Ma perché? Perché l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi questo mostro cinese. Noi gli abbiamo dato tutte le tecnologie che gli servivano, gli abbiamo fatto costruire tutti i nostri aggeggi di casa, gli abbiamo dato tutte le tecnologie per costruire le auto anche termiche, non solamente quelle elettriche, e adesso ci lamentiamo che vengono in casa nostra a venderci le robe a un minor prezzo? No, non ha senso questa cosa. Insomma, l'azienda non può permetterselo. E se continua così, voi non mi crederete, ma rischia di fallire. Cosa che non farà, perché il governo tedesco cercherà di salvare la situazione. Un po' come è successo nel 2009 in America con General Motors. Alla fine il governo è dovuto entrare e salvare il salvabile, cioè non far andare l'azienda in bancarotta, perché è considerata too big to fail, e un'azienda che impiega 300.000 persone in Germania viene considerata allo stesso modo too big to fail. Se fallisce un'azienda del genere, la Germania è finita per la maggior parte. Poi certo, non vende solo auto, ma sicuramente una grossa parte del suo business. Quindi io spero veramente che ci sia un piano vero da parte del governo per aiutare l'azienda e da parte dell'azienda per salvare quello che ha senza dover andare in bancarotta veramente, perché se si ritrovano veramente 300.000 persone a spasso, io ragazzi ve lo dico, la storia non si ripete, ma sicuramente fa rima, e quando tanta gente si ritrova senza lavoro, senza niente da fare, senza niente da perdere, è già successo una volta, potrebbe non dover succedere un'altra volta, ma la storia non ci dice così. Poi eravamo in un altro secolo e va bene, va bene. Sono io che ho delle idee strane, ci siamo capiti. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa situazione e qual è secondo voi il motivo per cui vogliono chiudere queste fabbriche. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Sto lavorando a un video riguardo la UBI, Universal Basic Income. È molto complicato, quindi se me l'avete chiesto vi ho letto, ho capito, non è così facile, arriverà prima o poi, quando riuscirò a mettere tutto insieme. Per finire vi ricordo di lasciare mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina degli avvisi e condividere questo video, perché no? E noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille.